Bella ragazzi! Bene ragazzi, questa volta in questo video vi facciamo vedere come preparare da sé un ottimo flussante per le saldature dei circuiti elettronici. Vendono vari tipi di flussante, ce ne sono di quelli a base di resine e altri anche mezzi chimici che tra l'altro fanno un odore fastidioso, fanno bruciare il naso. Mentre quelli a base di resine si usano un po' meno perché dicono che sono cancerogeni o roba simile. Vabbè, qua davanti avete la prova che saldo con quella roba lì da quando ho 2 anni e mezzo che mia mamma mi ha insegnato a tenere in mano il saldatore. Sì, e comunque ho saldato tutta la vita, ho sempre trafficato con l'elettronica continuamente. Vabbè, fate questi discorsi qua, vacui. Il miglior flussante è quello a base di resine, ossia, anzi meglio dire, a base di acido abietinico, che è praticamente l'acido che è contenuto nella resina di pino. La resina di pino, che qua vedete, questa è già secca, si potrebbe anche utilizzare lei, contiene questo acido, che è quello che rimuove gli ossidi dal metallo che si deve stagnare, e contiene essenza di trementina che va levata per questo scopo, facendo bollire ad esempio a lungo questa resina qua, fondendola, lasciandola sobbollire. Poi in commercio si trova ciò che resta tolto, allora, trementina, la parte volatile, quella praticamente è l'essenza di trementina, quella che si usa in pittura come solvente per la pittura fine, e colofogna o pece greca, ciò che resta tolta l'essenza di trementina. Questa è del commercio. Questa qua è molto pura, volendo si può usare direttamente. Sono scaglie. Questa qua l'abbiamo comprata su Amazon per il nostro uso, qua ne abbiamo per un po'. Però noi partiremo da una del commercio, questa qua si trova in certi negozi di colori, roba simile. Questa qua è meno pura e useremo questa e la purificheremo. Per fare questo lavoro bisogna purificare, anche questa andrebbe purificata. Per saldare cose così va bene per quale. Il flussante cos'è? Un liquido che praticamente contiene acido abietinico sciolto in alcol, ad esempio, si usano vari tipi di alcol, si può sciogliere benissimo nell'alcol etilico, come faremo noi, quindi adesso procederemo, partiamo da questa e la purifichiamo. Qua poi ve lo metteremo su Ko-fi, abbiamo tutta la spiegazione, tutti i passaggi che faremo, e poi ce n'è un altro foglio per la continuazione. Ora sembra tanto, ma qua ho descritto con precisione tutto per non sbagliarsi. Sembra una cosa lunga, ma poi non è così lunga. Più che altro è una cosa lunga di per sé, che magari va lasciato colare, filtrando un dato tempo, lasciato asciugare una cosa, ma non è che è troppo laborioso come cosa. Allora, dicevo, questo liquido, il flussante, per chi non lo sapesse, si spennella sui punti, si dà una goccina nei punti, si lascia asciugare, a quel punto lì col saldatore lo stagno corre perfettamente. Allora, per purificarla bisogna innanzitutto filtrarla. Come si fa a filtrare sta roba, o questa che contiene un sacco di impurità? Anche questa contiene impurità, c'è anche da fare. Per filtrarla si deve sciogliere, deve diventare una soluzione acquosa, e per farla diventare una soluzione acquosa si scioglie in una soluzione di acqua e soda caustica, idrossido di sodio, la quale saponifica velocemente questa e non saponifica le impurità, e praticamente otteniamo un liquido che è un sapone, una specie di sapone, perché praticamente al posto dell'acido stearico, oleico, quelle cose lì, come nel sapone legati al sodio, c'è l'acido abietinico legato al sodio della soda caustica. Quindi procediamo. Allora, partiremo da 5 grammi di questa, perciò pesiamo 5 grammi. Adesso spostiamo il saldatore stagno per saldare, poi lo useremo alla fine del video e vi faremo vedere come agisce. Allora,
Questa bellissima bilancina qua, che anche ho visto precisa, i pesi vengono ripetuti perfettamente quando si toglie una cosa e si rimette su, ridà lo stesso peso, fantastica. L'abbiamo comprata grazie alle donazioni che ci fate su Ko-fi, anche questa. E adesso possiamo iniziare. Pesiamo una quantità maggiore di 5 grammi, perché poi dobbiamo macinarla e quindi ne andrà persa un pochino, poi la ripeseremo. Facciamo la tara di questo contenitore e buttiamo giù. Adesso se già... beviamolo di qua perché questo traballa. Allora rifacciamo. Ok. Va bene. Abbiamo messo 6 grammi, siamo tranquilli. Quindi passiamo alla macinazione di questa, perché macinandola si fa molto prima sciogliere nella soluzione di soda caustica. Fare qua un po', ecco. Per macinarla è roba molto friabile, fragile, questo lo leviamo, sarà un residuo di ago di pino. Per macinarla usiamo un qualsiasi rullo di qualsiasi materiale. Vedete come si frantuma facilmente? Poi resta un po' attaccata qua, bisogna toglierla. Attenzione che questo esplode in 1000 pezzi. E niente, ci vediamo tra un po' quando avremo macinato più fine possibile questa. Ecco, abbiamo quasi finito, abbastanza fine, che potrebbe andare bene con un coltello, qualcosa, staccate, perché tende molto a appiccicarsi. Più fa caldo, più tende a appiccicarsi, sono lavori che bisognerebbe farli al fresco. Ok, adesso peseremo la quantità giusta di questa, il resto lo rimetteremo nel contenitore di prima, perché noi non sprechiamo niente. A piegarlo così si stacca dove è stato compresso dalla schiacciatura e andiamo a pesare una quantità di 5 grammi. Chiaramente voi potete farne anche 50 grammi, basta tenere queste proporzioni che abbiamo scritto. Aspettate un attimo, scusate un secondo che soffio. Ci siamo quasi, con un po' di pulviscolo, 4,9. Non serve comunque una precisione enorme. Eccoli, questa la rimetteremo poi insieme, questa poca polvere insieme all'altra. Qua c'è il negativo perché ho tolto peso e tara. Ok, a questo punto metteremo in un contenitore che sia maggiore di 600 ml, perché poi dovremo aggiungere altro. Ok, adesso prepareremo la soda caustica. Bene, allora abbiamo appena fatto il punto 1 e 2, adesso passiamo al 3, cioè sciogliere 1,5 grammi di soda caustica in 500 ml, di mezzo litro d'acqua, quindi pesiamo 1,5 grammi. Va molto diluita, nemmeno troppo perché se è troppo concentrata riprecipita l'acido abietinico che separiamo, se invece è troppo diluita anche no. Quindi (1,2), 1,5 abbondante, ne togliamo un po', troppa, va bene, va bene.
Adesso questa verrà messa dentro a questo contenitore. Usate preferibilmente quella in granuli perché è meno igroscopica. Ora, questi pesi sono un po', dipende un po' da come la soda caustica è umida, perché è difficilissimo pesare la giusta perché può essere più secca, più umida, ma una media è questa. Infatti poi compenseremo dopo quando faremo il trattamento finale e elimineremo il problema, poi vi facciamo vedere il perché. Ok, ora dobbiamo aggiungere 500 ml d'acqua fredda. Mi raccomando, queste sono operazioni da fare a freddo perché col calore si riagglomera la resina, diciamo, la colofonia si riagglomera. Circa, ancora un pochino, non è che deve essere una cosa così precisa, va bene anche così. Quindi prendiamo un qualcosa da mescolare che poi ci servirà anche dopo. Queste sono fascette di quelle stringicavi che le tengo perché le uso per certi lavori del genere. Quindi si mescola fin tanto che non si scioglie, ci vediamo tra poco. Ok, questa soluzione è viscida e prima quella di soda caustica, e prima che vada via bisogna sciacquare tanto, poi vedremo cosa succede invece quando avremo formato il sapone. E adesso versiamo qua e mescoleremo tutto finché non sarà completamente sciolta la colofonia che è qua dentro. Se già subito in parte sciolta c'è un residuo che pian piano si scioglierà. Se si agita, fa prima, si può anche agitare un po', poi lasciare lì, poi tornare e agitare ancora un po'. Poi se resta qualche granulo non sciolto, poca roba, se ne frega, tanto filtriamo. E adesso ci vediamo tra un po'. Allora diamo un'altra girata, ma qua praticamente è rimasto qualche piccolo frammento non sciolto, ma va benissimo. La differenza adesso è che non è più viscido, forse un minimo, ma poi quando asciuga diventa, come si dice, molto, fa attrito sul dito perché si riforma, l'acido abiettinico si divide, fa la schiuma come un sapone. E adesso passeremo al filtraggio di questa cosa qua sullo Scottex, comunissimo Scottex. Facciamo così. Ok, e ci mettiamo su questo colino che ha un buco, ma se ne frega, tanto deve solo supportare questo filtro. Poi state attenti perché a me oggi veramente era ieri sera, che ho fatto 2 prove per ripristinare questo mio procedimento che usavo tanti anni fa, è successo che si è riempito di moscerini neri. Attira questo odore qua, questa cosa attira i moscerini e ci finiscono dentro e ci muoiono. Allora passeremo a filtrare questa soluzione che subito andrà veloce giù, poi pian piano rallenterà nello scendere perché il filtro, a parte trattenere impurità varie, il filtro tratterà anche una specie di mucillagine che si è separata
E questa mucillagine qua è una cosa che va eliminata, perché la resina di pino, la colofonia così naturale, contiene altre sostanze oltre a quelle che ci interessano, tipo questa mucillagine che non so assolutamente da cosa sia composta, e impurità solide e anche qualche sale che bisogna eliminare. Quindi filtriamoci, vediamo quando abbiamo filtrato. È anche limpida, abbastanza limpida, va bene. Se non fosse abbastanza limpida, ripetete l'operazione di filtraggio magari su una carta da filtro dopo aver filtrato con lo Scottex che trattiene le mucillagini che non fanno passare. Ripetete su una carta da filtro più fine. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, qua abbiamo quasi finito di filtrare, come vedete è rimasta della roba colorata e una mucillagine che quasi non va più giù, il liquido che ha intasato il filtro, quindi abbiamo tolto, e c'è anche della roba granulosa fine, che abbiamo tolto praticamente quelle cose che non servono, che danno solo fastidio al nostro flussante. Quindi adesso prepariamo dell'acido cloridrico. Allora, acido cloridrico muriatico del commercio tipo che si trova nel supermercato è molto diluito rispetto a quello a 33% del ferramenta, ma noi abbiamo bisogno giusto di un acido diluito, anzi lo dovremo diluire ulteriormente. Quindi ne mettiamo 15 ml circa e il resto sarà acqua, quindi diluitissimo, si può anche bere. Ce l'abbiamo anche nello stomaco l'acido cloridrico. Troppo poco, devo guardare, ecco così riesco. Sì, direi che ci siamo. Allora, chiudiamo l'acido e aggiungiamo il resto di acqua, come acqua a portare a 100 ml. Questo qua arriva a 100, perciò versiamo. Sto dando da bere all'acido. Molti, ecco, 100. Molti dicono, no scusate, 150, non mi ricordo più, 100 ml, perfetto. Molti dicono che non bisogna dare da bere all'acido. Questo vale per l'acido solforico. Da stare attenti a non versare mai acqua nell'acido solforico concentrato per allungarlo. Semmai il contrario, si butta l'acido solforico nell'acqua. Con l'acido cloridrico non succede niente, specialmente questo diluito. Allora, a questo punto potremo fare una cosa. Versare qua perché poi questo grosso ci servirà di nuovo. Una bella soluzione limpida, abbastanza passabile, sì sì. A questo punto dovremo versare qua dentro questi 100 ml di acido diluito, mescolando furiosamente, mescolando molto energicamente. Iniziamo già, si versa adagio e guardate cosa succede. Non lo verseremo tutto, ne verseremo circa metà. Comincia, come vedete, comincia a praticamente precipitare, si separa l'acido abietinico. Aggiungiamo ancora un po'. Comunque può darsi che la soda caustica che ho messo stavolta sia stata abbastanza umida, quindi non molto concentrata, oppure no, anzi potrebbe essere che era più concentrata e più asciutta dell'altra volta, quindi l'acido va messo in base alla reale quantità di soda caustica, perché deve neutralizzarla. La soda caustica è legata all'acido abietinico, noi versando l'acido andiamo a prendere praticamente ecco, sta precipitando fortemente, noi andiamo a prendergli il sodio, a questo abietinato di sodio, praticamente il sapone che abbiamo fatto, a prendere il sodio con l'acido cloridrico. E adesso si passa a questo, serve avere
una cartina tornasole. E praticamente prendendosi il sodio all'acido abietinico è ancora molto alcalino, vedete blu, può darsi che ci voglia altro acido. Vediamo. Ne prendo uno, ancora blu, aggiungiamo ancora, e cosa resta nel liquido? Il liquido resta cloruro di sodio, praticamente il sale da cucina. Ecco, comincia a non essere praticamente neutro, appena alcalino. Quindi praticamente abbiamo completato, potremo aggiungere ancora una piccola quantità e se si eccede basta mettere un po' d'acqua e bicarbonato che va tutto a posto per neutralizzare. Ho toccato io, ecco, ho toccato con le mani sporche di acido, è rimasto, però lì dove l'ho messo, guardate che bei colori, ne usiamo un altro. Va bene, ma quasi ci vuole proprio tutto. Vediamo un po'. Comunque bisogna mescolare e ogni tanto controllare perché reagisce all'ultimo lentamente, si è lievemente alcalino. Vediamo con quest'ultimo acido che ho messo, sembra quasi ancora che ne abbia bisogno, mettiamoci l'ultimo. Mescoliamo. Dovrebbe andare bene un po'. Facciamo una cosa, aggiungiamo ancora un minimo a occhio e ce ne mettiamo una goccina ancora per vedere che diventi leggermente rosso, così siamo sicuri che ancora un po'. Siamo sicuri che tutto l'acido abietinico sia precipitato. Ecco. Ancora un pochino. Ecco, non dà più quel verdastro adesso. Ora va bene, resta giallo. Adesso, a questo punto, vi farò un'altra operazione. Allora, questa operazione, la prossima, consiste nel lasciare precipitare a fondo tutta quella roba lì che si è separata. Arriverà circa qua, bisogna stare poi attenti a non muoverlo e semplicemente con un tubettino, ad esempio, vi spiego, poi ve lo facciamo vedere quando è depositato. Praticamente si mette qua sopra, si mette qua, si mette un tubettino che arrivi fino sopra al deposito, si regola magari con un fil di ferro che si aggancia qua, si aspira, si fa andare giù il liquido che è rimasto sopra e che è formato da acqua e sale. Si può assaggiare, non dico di farci bollire la pasta, ma è comunque assolutamente innocuo, cloruro di sodio. Quindi questa operazione qua, appunto, quando è sceso giù si aspira l'acqua, poi si aggiunge altra acqua, si mescola, si lascia decantare almeno 3 volte questo lavoro, si aspira col tubettino, quando la terza volta si è aspirato col tubettino che resta poche cose, allora si passerà al filtraggio per prendere quella parte solida e lasciando andare via la parte acquosa. Come vedete è depositata la materia che ci interessa, l'acido abietinico, il resto è acqua. È un'acqua non colorata. Ho fatto vari lavaggi, abbiamo fatto vari lavaggi e qua è acqua dei primi lavaggi che invece era colorata. Abbiamo asportato anche parte di quello che dà colore alla resina.
Quindi tiriamo via l'ultima acqua, vi faccio vedere come ho fatto, come si fa. Anzi, scusatemi perché questo è già bello pieno, perciò lo vuotiamo. Nel frattempo che tirate potete sentire che l'acqua non è più salata. E adesso lasciamo aspirare questo. Il processo di lavaggio, quello di far depositare, togliere l'acqua, riaggiungere l'acqua, se si usa una resina, una colofogna abbastanza pura tipo questa, basta farlo 3 volte. Qua ho scritto che in caso appunto restasse l'acqua colorata bisogna ripetere l'operazione finché non ha più colore, e così appunto diamo un lavaggio completo. E un'altra cosa, più si lava, più i sali che abbiamo usato per fare questo processo e certe sostanze che sono contenute nella resina se ne vanno. C'è magari un po' di residuo di quella mucillagine che ho detto prima che rimaneva nel filtro, ci sono anche appunto dei sali, qualcosa che contiene la resina, e delle gomme, perché un pochino di gomma la contiene. Esistono resine, gomme, gomoresine. Non so se avete presente il ciliegio che forma una specie di resina, non è una resina, è proprio una gomma che si scioglie nell'acqua, mentre la resina di pino è resina e ha un pochino di quella gomma, e l'incenso è una gommoresina, è composto in parte da una gomma come il ciliegio e da una resina tipo quella di pino. Va bene, qua abbiamo, sta aspirando ancora, lasciamo aspirare l'ultimo, così, ecco, basta. A questo punto noi dobbiamo recuperare il nostro deposito che ha fatto, perciò agitiamo un po', prendiamo uno di questi soliti affari qua, delle fascette, per rimuovere ciò che si è un po' depositato sul fondo, e filtriamo. Adesso ci interessa solo la parte che resta sopra il filtro, quello che va giù è acqua. Ok, adesso lasciamo colare finché non c'è più acqua. Allora, io l'ho coperto, sempre sul discorso moscerini, che non so perché attira i moscerini sta roba. Guardate che crema! Che crema! E adesso lo leviamo di qua, e c'è ancora un po' bagnato, e lo mettiamo qua sopra, su 4 strati di Scottex. Guardate che crema! Lo allarghiamo un po' e questo lo poseremo su un davanzale della finestra finché non asciugherà. Allora, adesso abbiamo un secondo foglio dove c'è la parte finale, che è abbastanza semplice, consiste nel avere queste bottigliette qua, avere dell'acetone, il butto, e qua abbiamo il nostro materiale che abbiamo prodotto prima, asciutto e crostoso, si sbriciola. Allora dovremo sciogliere l'acetone, questo in pratica, quindi facciamo subito così, lo rompiamo un po', scricchiola, è molto secco, è scricchiolevole anche. Adesso lo facciamo entrare in questa bottiglietta, c'è qualche pezzo grosso, no, non ne rientra. Ecco, adesso recuperiamo sto poco. C'è un coso che ha bloccato, ma è andato adesso, ecco. Era un grumo.
sta roba qua che è un po' appiccicosa quando si scalda, è un po' antipatica, poi non troppo, si può togliere facilmente anche dai contenitori come ammoniaca, anche diluita. Il sapore non riesce a togliere. Ok, aggiungiamo l'acetone. Ne ho fatto poco perché sennò ci voleva più tempo. Ecco, ora bisogna scioglierlo in acetone. Perché acetone? Poi c'è scritto lì. Io ho scritto, scusate, di usare un contenitore largo e tutto, ma non serve. Ho cambiato idea e uso queste bottigliette. Acetone perché è privo di acqua rispetto all'alcol. L'alcol invece contiene sempre un po' d'acqua, a parte l'alcol quello assoluto che è un prodotto difficile da trovare. Ora, vedete questa cosa qua? È molto torbida. Ci sono altri residui che non si sciolgono in acetone, sono i sali e soprattutto i sali che sono risultati dal trattamento precedente, che sono rimasti ancora in parte in mezzo al materiale. E dicevo privo d'acqua l'acetone perché non scioglie i sali. Fosse presente un po' d'acqua si scioglierebbero, continueremo a portarci dietro i sali, così li eliminiamo, anche se c'è del cloruro di sodio che col tempo può ossidare i punti dove facciamo le saldature. In questo modo andrà via semplicemente filtrando. Prepariamo il filtro, forse qua bisogna aspettare ancora un po' che si sciolga tutto. Sì, forse sì. Iniziamo a versare un po' nel filtro, poi se mai aggiungiamo acetone non importa la quantità. L'importante è che sia abbastanza fluido da colare. Ora il filtro deve bagnarsi. Ecco, comincia a colare. Semmai si filtra anche 2 volte. Anzi, vi insegno una cosa furba. Se filtriamo una volta, pian piano i pori del filtro si tappano con le cose che vogliamo eliminare e quindi il filtrato lo riversiamo sullo stesso filtro, ci metterà più tempo ma uscirà più limpido, più pulito. Ecco, non va quasi più giù, c'è tutta questa cosa densa, perciò leviamo questo e qua abbiamo il nostro prodotto che lo fasciamo nella stagnola per fare questo lavoro. Adesso noi faremo evaporare l'acetone. Quindi con questa stagnola che fa un po' di conduzione termica, ecco, accendiamo il nostro fornelletto a una temperatura già sui 50 gradi, 60. Poi man mano va via l'acetone, spingeremo la temperatura. E una cosa, se ne dovesse far tanto, converrebbe quasi mettere un piccolo alambico e recuperare l'acetone. Ora abbiamo scacciato via quasi tutto l'acetone, però è mezza fusa, cioè lei è fusa comunque, ancora qualche gocciolina d'acetone, ma si può anche lasciare, perché non è che sia così dannoso, e si poteva anche lasciare dissolta in acetone, però se si dà poi sui circuiti e tutto, secca l'acetone è volatilissimo, secca nel pennello, secca subito un po', invece l'alcol dà più tempo di lavorare. Quindi lasciamo un attimo che si raffreddi, che se no spacchiamo la bottiglia, si raffreddi un po'. Possiamo iniziare a mettere qualche goccia d'alcol perché praticamente sostituiamo il solvente che prima era acetone con l'alcol, questa è la fase finale. Poi naturalmente lo proveremo ad esempio saldando un componente, una resistenza su questo vecchio circuito di Nuova Elettronica che me ne avevano regalati solo gli stampati di varie scatole di montaggio, vari kit, e ne ho un po'. Allora sentiamo la temperatura, questo si può spegnere, sì, la temperatura è buona, cerchiamo di fare una diluizione che sia non troppo fluida, non troppo, ma nemmeno densa. E ora qua ci va il suo tempo perché si sciolga
vedete che ancora ce n'è ancora tanto, quindi aggiungo ancora un po' d'alcol, quasi, lo scaldiamo un po' che facilita, se evapora ne aggiungiamo un po' e ci vediamo tra un attimo. Adesso praticamente si è sciolto tutto, intanto volevo ringraziare chi ci ha offerto un caffè e se ce ne offrite altri vi ringraziamo ancora tanto. Allora, questo qua è ciò che è rimasto nel filtro, tutta questa roba qua, che sono in parte sali ma anche parte insolubili nell'acetone. Proviamo a versarlo nel nostro bottiglino con pennellino, un po' sporco d'alcol perché l'avevo pulito, facciamo così senza imbuto, se no con l'imbuto se ne perde. Ok, e qua abbiamo il nostro prodotto. Allora, a questo punto spostiamo un po' tutto e proviamo a fare una saldatura. Allora, faremo una saldatura, ad esempio, di questa resistenza qua, come dicevo prima, e spenelleremo, ok, spenelleremo la zona con il nostro prodotto. Ne basta molto poco, quindi bisogna anche farlo sgocciolare dal pennellino, se no viene troppo, vediamo. Sì, l'altro è qua. Vediamo se basta, se no va più denso. Adesso vediamo. Una cosa, non usiamo lo stagno preparato che ha già il suo flussante dentro, ma tutti questi cosi di stagno qua, togliamo gli ossidi dalla punta. Troppo ragazzi, troppo. Vabbè, allora vediamo cosa succede. Ok, questa qua è venuta. Togliamo questo, un pochino di questo. Guardate che senza flussante sto dando proprio, ci ho dato un po' tanto stagno perché, come vedete, non ha lasciato praticamente residui di carboniosità. Le saldature sono venute bene, ci hanno dato tanto stagno perché è difficile a gocce buttarlo così senza avere il filo, e praticamente sono venute senza bisogno di stagno preparato. Se dovessimo fare una prova senza flussante, vediamo questo, adesso non so se pulisco la punta, magari ci sono rimasti dei residui di flussante, ad esempio qua praticamente non si attacca quasi nemmeno, non si riesce a fare niente, però adesso ci diamo una goccia di flussante e vediamo un po' come reagisce. Ecco, ha coperto completamente il rame. E a questo punto vi salutiamo. Se volete preparare questo, costa pochissimo, un po' di lavoro, se ne fate tanto per volta ne fate una bottiglia, vi dura tutta la vita, è molto buono, appunto non lascia residui carboniosi e quindi lui è solamente fuso, non lascia quel nero proprio che a volte si forma, e quindi vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi.